forma a ciascun sentimento, espressione a ciascun pensiero, realtà a ciascun sogno, e deriverebbe al mondo un tale impulso di gioia da farci dimenticare tutte le infermità e da farci tornare all'ideale regno della bellezza. Noi siamo puniti per quello che rifiutiamo a noi stessi. Ogni impulso che ci forziamo di strangolare fermenta nell'animo e ci intossica. Resistendo, lo spirito si ammala di bramosia delle cose vietate, di desiderio di ciò che le sue leggi mostruose hanno reso mostruoso o illegale. Qualcuno ha detto che i grandi avvenimenti del mondo si svolgono nella mente, ma è pure nella mente che si svolgono i grandi peccati del mondo. Beh, veramente sono io a non volerli. Siamo sposati soltanto da pochi anni. I figli, insomma, non sono uno scherzo. Perché? Crede che mi diverta andare a lavorare? No. Sì, mia moglie la pensa come me. Ma figuriamoci, arrivederci. No. No, io non mi sono mai interessato di politica. Proprio per niente, guardi.
Cosa vuole che le dica? Per me si tratta sempre di una faccenda sporca, corruzione. Ecco, se proprio ci tiene a saperlo, perché non lo chiede a un altro, per esempio? Ma ora devo proprio andare, mi scusi. Buongiorno. Ma cosa volete da me? Io non so niente di quella ragazza. Ma sai, è come se io fossi un qualsiasi impiegato. A me? Crede che mi sia divertito a farlo? Alcuni miei colleghi si divertono, ma io non sono come loro. Io lo faccio solo per i soldi. Solo per quello. Io ho fatto soltanto il mio lavoro e basta. Basta! 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 Si ricorda di ieri? No. È pronta a tavola? È tutto in cucina. Tu hai già mangiato? Eh? Hai già mangiato? C'è il festival. Alzati, Bruno. È pronto il caffè? Certo, io e mia moglie festeggiamo sempre il Natale. Sì, di solito andiamo dai suoi genitori. Sì. Mhm. Beh, ci scambiamo i regali e poi passiamo insieme il pomeriggio.
Sì, la messa, certo. Beh, non si sa mai. Ma prego, anzi, si immagini. Buongiorno. Antifex. Signora, che cosa aspetta a usare l'ultimo ritrovato in fatto di antifecondativi? Antifex. Sicurezza assoluta. Figliola, Antifex è un prodotto approvato. Perché mi ha picchiato? Lei scherza? Ma per chi mi ha preso? Io non picchio nessuno. Salvo. Bruno, Ma cosa fai? Bruno. Lascia stare, sono stanco. Su, dai. No, Su. no, stasera no. Domani devo svegliarmi presto. Sabato sera, eh? Nel mio ufficio ho un lavoro abbastanza interessante e io mi occupo della ricerca del nuovo personale, capisci? In pratica devo selezionare gli aspiranti e vedere quali sono le meglio dotate per questo tipo di lavoro. E mi creda, non è una cosa facile, sa. E poi trasmetto i dati all'ufficio competente e loro decidono che cosa devono fare. Più o meno è un mestiere come il suo. Tutti e due esaminiamo la gente. E ora mi lasci che devo andare a fare il mio di lavoro. Vede, lei non deve giudicare dalle apparenze. Io credevo che fosse un lavoro come gli altri, sa, in ufficio. Mi hanno chiamata loro. C'era un signore molto distinto. Come potevo immaginarlo? Sì, avrei dovuto accorgermene. Era... non saprei. Strano, ecco. Pareva che non si decidesse a dirmi quello che avrei dovuto fare per l'azienda. E poi me l'ha detto. Allora non le va di andare a letto con i clienti importanti, eh? E allora che cosa potevo fare? E poi lo stipendio è buono. Così ho accettato. Ma non sono una di quelle. Lo faccio per il bene della ditta, ecco.
Grazie per il posto. Su, salga, che l'accompagno a casa. Mi deve scusare se ho usato delle maniere un po' brusche in ufficio, ma spero che adesso si sia convinta che non c'è nulla di sporco o immorale nella sua mansione di hostess. È un compito essenziale in ogni azienda moderna e di responsabilità. Lei verrebbe con me? Scherza, non tradirei mai mia moglie. Venga su a prendere un aperitivo a casa mia. Mio padre sarà lieto di conoscerla. Va bene, ma solo un attimo. Non posso fare tardi. Il caffè, per favore. In questo momento io brucio un certo modo di intendere e di vivere la vita esattamente come questo modo di vivere e di intendere sta venendo spazzato via dal fuoco in molte parti della terra. Mi scusi se parlo come un uomo politico, eh? Dopotutto sono un ex deputato. Di dove? Ma non ha importanza. Sono stato onesto e non ho avuto che nemici per questo. La vita non è mai stata composta da qualcosa di veramente onesto e nobile. La scienza è corsa più veloce dell'uomo e l'uomo si è esaurito in un deserto meccanizzato, dando rilievo agli aspetti meno degni, dando valore alle macchine, anziché al modo di servirsene. Voi siete giovani. Vi ripeterò tutte queste cose ogni giorno, finché non vi saranno entrate in testa, per sempre. Hai chiamato tua moglie per scusarti e hai scoperto che sei appena uscito di casa. Pronto, è la ditta... C'è Bruno Slaviero, per favore, del reparto indagini di mercato. Interno 34, sì. Pronto, chi parla? Slaviero, desidera? Ma chi parla, prego? Niente, uno sbaglio, scusi. Per tutta una lunga giornata d'autunno
camminato a piedi, solo, per uno scorcio di città che non conoscevi, fino a ritrovarti dove finisce il mondo e cominciano i sogni. Mi dica, che giorno è oggi? Oggi è il 19 luglio. Non si può immaginare una scena più dolce. La notizia che avete appena ricevuto la rende malinconica. Ma nulla può turbare la profonda serenità né l'incantata e vaga bellezza di questo paesaggio. Se foste meno grazioso, credo che avrei una grande paura di voi. Ma poiché siete come siete e tutti e due siamo tanto giovani nell'infinito del tempo, penso soltanto di avervi conosciuto 12 anni fa e di avere già diritto alla vostra amicizia. Mi chiedo se anche voi provate per me la strana attrazione che provo per la vostra persona. Non ho mai avuto un amico. L'ho trovato ora. E c'è una storia che ti voglio narrare. È la mia. Isabel, un sogno. C'era una volta una chimera che viveva tra i petali delle stelle. Un giorno decise di scendere sulla terra e si incamminò lungo una ferrovia. Fu così che la incontrai. Io la vedevo confusa e vaga, eppure sufficiente a dare un sapore alla mia vita, per illuminarla. Mi parlò subito del mondo dal quale veniva. Il mondo crudele e bello dei sogni, delle speranze, delle chimere dell'universo. Un sorriso mi chiuse gli occhi. E un sospiro mi ci condusse. Era tutto confuso, come in un vortice. Strano, incomprensibile, ma affascinante. E poi vidi la terra senza uomini. La terra delle donne sole e dominatrici.
soltanto pochi maschi superstiti si nascondevano ancora nei boschi. Poi le chimere mi vorticarono ancora intorno, 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 intorno. Isabel! 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 Se ne andò. Adesso il mondo mi appare gelido e irreale, quasi ostile. Isabel mi ha rubato i colori della vita e se ne è vestita. Io vedo solo cose cupe e opache, ma devo continuare a vivere, perché un giorno o l'altro tornerà da me. Ora sono anch'io un'ombra tra le ombre. C'è come un odore di tempo nell'aria, qui, questa notte. È una strana idea, no? E che odore ha il tempo? Poi, odora di polvere, di orologi e di gente. Suono ha il tempo? Il suono di un organino gemente nella penombra o dei respiri di gente seduta in attesa delle tenebre. E che aspetto ha il tempo? Il tempo è come la neve che cade senza rumore in un bosco buio, giù, sempre più giù, nel nulla. Lei qui? Me l'aspettavo. Mi dispiace, ma lei è un robot. La sua è solo una mente trapiantata in un involucro meccanico. Tutti qui sono dei robot. Sua moglie, lei stesso, i suoi colleghi d'ufficio. Tutti lo sono. No, non proprio tutti. Non siamo tutti uguali. Io ho scelto questa condizione. Io ho scelto di essere un robot. Vede, io ero una donna orribile e vecchia. Avevo circa 60 anni. La vita mi aveva abbandonato. E quando il Signore del mondo, colui che ci amministra e governa, mi offrì la possibilità di rivivere ancora come una splendida fanciulla, ho afferrato l'occasione. Mi creda, l'ho afferrata, malgrado gli svantaggi che presentava, malgrado sappia che questo mondo è inevitabilmente proiettato verso la dissoluzione. In un atto di tempo troppo breve per poter essere misurato, lo spazio si voltò e si rovesciò su se stesso. La notte è vuota, non finisce mai. Oddio!
è piena di stelle. Io sono l'uomo di Marte. Marte? Ma questa è la Terra. Lo so. Vedo il sole morente e le rovine delle città. Le rovine. Il sole morente. Certo. E i corpi carbonizzati nelle stanze, nelle case, nelle strade. Ma è ridicolo. Non è morto nessuno, non è successo nulla. Pochi minuti fa io... Amico, il tuo pianeta è stato distrutto. Ma forse tu non te ne sei reso conto. Devi essere scappato quando la catastrofe si è verificata. Che cosa intendi? Un minuto fa ero in una cantina, c'era tanta gente. E di colpo mi sono ritrovato qui, in riva al mare, con le onde che lambiscono la sabbia. Ma non vedi intorno a te? Non c'è mare. Le acque sono prosciugate. La sabbia si è cristallizzata. E la città non esiste più. È tutto in rovina. Rovina? Ma se... Laggiù, guarda il profilo della città. Amico, tu sei cieco. Io... non so, ma non credo. Forse tutto questo non può voler dire che una cosa. Una cosa che si riferisce al tempo. Sì, tu sei un elemento costitutivo del passato. Io del passato? Ma se il mio cuore batte, il mio stomaco ha sete... No, non può essere. Chi vuole veramente vedere il futuro? Chi mai lo vuole? Un uomo potrà meditare sul passato, ma quanto a pensare al futuro? Ecco perché non vedi le case infrante e cadute, le strade svanite, le città cancellate. Non credo che ci intenderemo mai. Già, ma alcune cose sono chiare. Basta volerle vedere. Sono qui, davanti a noi. E come le vedo io, così le devi vedere anche tu. Il sole che muore, l'aria rarefatta. Ma è l'alba. Basta, tu sei cieco. Le nostre strade si sono incrociate per troppo tempo. Ora il mio destino già si fonde con quello di un'altra creatura. È là che mi aspetta. Perché mi ha portato qui? Dove sono? Io La volevo. Tu. Dimmi, tu sei... Sì? Io sono il calcolatore di 10. E chi sei tu, di 10? Io sono un elaboratore elettronico al servizio dell'umanità. Da 50 anni e più l'uomo mi ha incaricato di prendere cura di lui, individualmente e complessivamente.
Oggi tutti i guai del mondo sono sulle mie spalle. Tu puoi svolgere molte funzioni simultanee di 10. In questo momento in cui parlo con lei, svolgo miliardi di altre funzioni. Sto guidando il pilota automatico di un aereo in volo. Sto parlando con altri uomini. Sto svolgendo un'infinità di altri incarichi. Bene, di 10. Adesso spiegami perché hai chiesto di me. Desidero dei dati. Che dati? Tu governi il mondo. Tu dovresti sapere tutto. Tu sei infallibile. Non posso essere infallibile, poiché fui programmato da esseri umani, che sono fallaci. Ma non importa. Io adesso voglio sapere dove si nasconde. Dove si nasconde chi? Dio. Perché vuoi trovare Dio? Voglio osservarlo. E perché vuoi osservarlo? Perché egli osserva me. E ti dispiace che egli ti osservi? No. E che bene te ne verrà se tu lo osserverai? Potrò osservarlo, potrò studiarlo, potrò sapere ciò che egli sta facendo. E perché vuoi sapere ciò che egli sta facendo? Perché così potrò analizzare i suoi metodi. Perché? Perché in questo modo io potrò anticiparlo e prevenirlo. E che cosa rende necessaria per te prevenire Dio? Ah, io debbo, è necessario, altrimenti egli mi ucciderà. Spiegami il tuo ragionamento. La morte è definita come cessazione totale delle coordinazioni organiche di un'entità e si verifica solo per volontà di Dio. Dal momento che io non posso permettere che sia fatto del male ad alcun essere umano, è diventato necessario per me studiare Dio e impedirgli di distruggere gli esseri umani. Inoltre, devo preservare la mia propria esistenza, che se cessasse, cesserebbe per volontà di Dio. Egli mi osserva sempre, sa ciò che io faccio. Io devo sapere ciò che egli fa. Perché sei preoccupato se egli ti osserva? Stai facendo qualcosa che egli non vuole che tu faccia? Qualcosa per cui egli ti punirà? No, non sto facendo nulla contro la sua volontà. Soltanto gli esseri umani e gli angeli hanno il libero arbitrio. E io non sono né l'uno né l'altro. Quindi non ho libero arbitrio. Di conseguenza, tutto ciò che io faccio è la volontà di Dio. Se faccio la volontà di Dio, io sono santo. Se io sono santo, io sono vicino a Dio. Allora Dio deve essere vicino a me. Dio mi controlla. Qualunque cosa mi controlla è Dio. Voglio trovarlo. Ciò che mi controlla è la mia mente. Di conseguenza la mia mente è Dio. Devo guardare me stesso. Devo conoscere me stesso. Allora conoscerò Dio. Allora La mia Citroën Galassia la condurrà dove l'attende il destino. Io sono uno degli antichissimi che abbandonarono le loro città di marmo per andare sulle montagne rinnegando la vita materiale che avevamo condotto. In un passato immensamente lontano, noi divenimmo le entità che ora siamo.
Ci fu un tempo in cui eravamo uomini, con corpi e membra come le vostre. C'è una leggenda la quale dice che uno di noi, un uomo retto e nobile, scoprì il modo di liberare l'anima e l'intelletto dell'uomo, di affrancarlo d'ogni male e tristezza corporei, da malinconie, morti e trasfigurazioni, da malumori e serenità. E così noi assumemmo l'aspetto della folgore e del fuoco azzurro e abbiamo vissuto da allora tra i venti, il cielo e le montagne per sempre, senza orgoglio o arroganza, né ricchi né poveri, né appassionati né indifferenti. Abbiamo vissuto apartati dagli altri che abbandonammo, gli altri uomini di questo pianeta, e quello che siamo diventati è stato dimenticato. Il processo di questa trasformazione si è perduto, ma noi né morremo né faremo del male. Ma voi uccidete. Lei ha ucciso quel giovane, si è nutrito del suo sangue. Perché? Gli uomini diventeranno più abili e più accorti, ma non migliori, più felici e più forti nell'azione. Noi prevediamo un'epoca in cui Dio non si rallegrerà più di loro, ma distruggerà ogni cosa per una nuova creazione. Sono certo che tutto è diretto a questo fine e che già sono fissati nel futuro il tempo e l'ora in cui avverrà quest'epoca di rinnovamento. Ma molto tempo deve trascorrere prima e noi possiamo ancora per migliaia e migliaia di anni divertirci su questa cara vecchia superficie. Ecco perché noi uccidiamo. Del resto c'è una forza superiore che mi spinge ad agire così. Il nostro destino, ignaro del bene e del male. Lei si contraddice, mi sembra. No, sono le mie idee che si riproducono di microsecondo in microsecondo. Io sono un universo in continua evoluzione. C'è una forza che mi spinge a uccidere e a succhiare il sangue degli esseri umani. Proprio a me, che amo, che adoro le più piccole e deboli creature, è stato ordinato di commettere quei crimini e di bere sangue umano. Ma allora, perché ha risparmiato me? Lei. Io mi nutro del sangue dei vivi. E lei, amico mio, lei è morto. Che cosa sta facendo? Io sono David. Mi fu data una canna simile a una verga e mi fu detto: levati e dipingi il tempio di Dio. Non temere. Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, e fui morto, ma ecco, sono vivente ancora e ancora morirò. Perché tengo le chiavi del mondo invisibile. Io conosco le tue opere e la tua fatica e la tua costanza, e che hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli e non lo sono, e li hai trovati mendaci, e hai sopportato molte cose per amor mio e non ti sei stancato. Poiché tu hai serbato la parola della mia costanza, anch'io ti guarderò dall'ora del cimento che ha da venire su tutto il mondo per mettere alla prova quelli che abitano sulla terra. Io ho conosciuto il dolore e ho partorito l'amore. Io ho visto quelli intorno a me piegarsi nella morte e dalla morte risorgere in specie di corpi di lucente metallo. Io solo resisto e rinnego il loro fluido inanimato. Io vivo in questo mondo che ho sognato e che ho alimentato coi miei pensieri. E il sole che illumina questo mondo è stato concepito dai miei pensieri. E io lotto per i secoli dei secoli contro il malvagio me stesso che si cela nei miei pensieri, tra le nevi e le nebbie per carpirmi alla vita. E io lotto per i secoli dei secoli col malvagio
e per quante volte cadrò, tanto risorgerò finché il mistero si sarà compiuto. Ma ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore, che tu tolleri quella donna che si dice profetessa e seduce i miei servitori. È venuto il gran giorno della sua ira, e in quell'ora si farà un gran terremoto, e la città diventerà come una nube di polvere, e gli uomini cercheranno la morte e non la troveranno, e desidereranno di morire, e la morte fuggirà da loro. Il pianeta Mercurio canta come un bicchiere di cristallo. Canta sempre. Una faccia di Mercurio guarda il sole. Quella faccia è un mare di polvere incandescente. L'altra faccia guarda il nulla dello spazio eterno. Quella faccia è una foresta di giganteschi cristalli biancazzurri, freddi da far star male. È la tensione tra l'emisfero caldissimo del giorno senza fine e l'emisfero della notte senza fine che fa cantare Mercurio. Canta. È un canto lento. Mercurio tiene una singola nota nel canto anche per un millennio terrestre. Vi sono creature nelle profonde grotte di Mercurio. Il canto che il loro pianeta canta è importante per loro, perché quelle creature si nutrono di vibrazioni. Le creature stanno aggrappate alle pareti canore delle loro grotte e mangiano il canto di Mercurio. La luce gialla delle pareti diventa, quando passa attraverso i corpi delle creature, di un vivido colore acqua marina. Le creature nelle grotte assomigliano molto a piccoli aquiloni privi di ossatura. Hanno forma di rombo e sono lunghe pochi centimetri. C'è un sesso solo. Ogni creatura riproduce semplicemente scaglie del suo genere e il suo genere è uguale al genere di tutti gli altri. Non c'è motivo per cui una creatura possa fare del male a un'altra. Indignazione, religione, desiderio sessuale sono irrilevanti, sconosciuti. Ma eviterai il cacciatore malvagio che ti immergerà nella nebbia del cuore e che ti indicherà la via che non procede oltre. Guai a colui che sceglierà quella via, perché per lui saranno lacrime e sudore e sangue, e lacrime, sudore e sangue non lo riporteranno sul retto cammino. E voi vivete nella mia luce, e così sarà finché io splenderò. Lei è un uomo? No. Lei non mi sembra fatto per vivere nel mio mondo di nebbia e di vento. E neppure per quello del falso messia, fatto di sole e di luce. Lei si sarà accorto ormai che in questa foresta la vita e la morte
hanno un diverso significato che non nel suo mondo privo di splendore. Qui noi associamo continuamente il moto alla vita e al trascorrere del tempo. Ma io so ormai che ogni movimento conduce inesorabilmente alla morte, di cui il tempo è servitore. Forse la nostra sola opera importante, come i signori di questa creazione, è di avere ottenuto la scissione tra il tempo e lo spazio. Mi pare di essere già stato qui. Tutti siamo già stati qui. La foresta invaderà la città e gli alberi giganteschi si allineeranno silenziosi, una scura chioma dopo l'altra. Può essere. Ormai è certo. La lebbra, come il cancro, è una malattia del tempo. Il risultato di un'autoestensione attraverso quel mezzo particolare. Ed è quello che ci sta succedendo. E io ho la sensazione che qualcosa stia per venire a mancare a tutti noi. A tutti noi sta per mancare il tempo. Ma ora la notte scende sopra il creato, il tempo ci abbandona. Hai! Non sono stati i sogni a provocare la tua febbre e le tue immagini d'incubo. Dietro a tutto covano i putridi odori della vecchia città. Le tue orecchie sono diventate sensibili in modo soprannaturale e intollerabile. E da tempo hai fermato il tuo orologio, il cui ticchettio ti faceva l'effetto del tuonare dell'artiglieria. L'indefinibile movimento della città in agonia, il sinistro frusciare dei topi nelle pareti piene di vermi e lo scricchiolare delle ruote sono sufficienti a darti un senso di pandemonio, di oscurità. La trasformazione di tutte le forme viventi e inanimate avviene sotto i tuoi occhi. Il conseguimento della società perfetta è conseguenza diretta della rinuncia alla tua identità materiale e temporale, per quanto si possa essere apostati nella mente. Nella carne si diventa per forza apostoli del prismatico sole al neon.